Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale YouTube di Cucito. Ti faccio vedere un tutorial sui pantaloni che ho creato con la scuola di Marzia Pozzato, Fashion Frozen. Ho creato dei pantaloni seguendo la sua scuola e il suo cartamodello. Te ne avevo già parlato in 2 video precedenti, vai a guardarli se non li hai ancora visti, te li lascio giù nell'info box e nel primo commento, quindi vai a vederli. E in questo video invece ti faccio vedere tutti i passaggi per la loro realizzazione dalla A alla Z. Per usufruire di un super sconto riguardante appunto il corso di Marzia Pozzato, l'Accademia delle Cartamodello, puoi scrivere a Marzia Pozzato facendole appunto il mio nome e avrai diritto ad uno sconto super speciale. Quindi mi raccomando, se vuoi usufruire di questo super sconto, tenendo conto che comunque tutto quello che noi impariamo è fondamentale, perché io stessa ho seguito dei corsi di taglia e cucito, li ho seguiti di persona, ne ho seguiti vari, anche riguardanti il cartamodelli, e non si finisce mai di imparare. Quindi io ti consiglio vivamente, se ne hai la voglia e le possibilità, di seguire anche la scuola, che è una scuola veramente completa dalla A alla Z su tutta la confezione e cartamodello di tutti i capi. Oggi andiamo a vedere la realizzazione passo passo del tutorial su come confezionare un pantalone. Io avevo già fatto precedentemente questo tipo di video, però te lo ripropongo in maniera stringata e con delle immagini e le spiegazioni, in modo tale che sia più chiaro, sia più veloce e senza grandi passaggi. Quindi tu, mi raccomando, questo video tienilo presente e prendi tutti gli appunti. Poi, se farai questo tipo di pantalone, mi raccomando, mandami le foto. Ti lascio il link della mia email, che è cristianacarpentieri@gmail.com. Quindi ti aspetto. Per la confezione dei pantaloni avrai bisogno di, allora, all'incirca, a seconda della tua altezza, se è un'altezza diciamo di 1,65 m, 1,68 m più o meno, avrai bisogno di 1,10 m di tessuto. Preparazione del tessuto. Allora, io ti consiglio vivamente di prima di tutto lavare tessuto prima di realizzarlo, prima di confezionarlo, perché i tessuti, soprattutto se stai utilizzando dei tessuti per esempio di cotone, io ti consiglio di lavarli il giorno prima. Quindi lavarli lasciandoli in una bacinella di acqua tutta la notte, poi il giorno dopo prendi il tessuto e lo stendi. Questo perché in questo modo, quando tu laverai per la prima volta i pantaloni, il tessuto non restringerà. Questo è un consiglio che io ti ho dato veramente tantissime volte in tutti i video, in tanti video che io ho fatto precedentemente. Stendere il tessuto facendo sì che il dritto del tessuto sia all'interno. Poi devi quindi utilizzare un bel piano di lavoro, stendere il tuo
carta modello, il dritto quindi all'interno, e mi raccomando, quando fai il piazzamento del carta modello sul tessuto devi tener conto del fatto che devi rispettare il dritto filo, quindi mettere le due parti sia del davanti che dalla parte del dietro in dritto filo, perché in questo caso il pantalone risulterà veramente perfetto, quindi cadrà a piombo molto bene. Appuntare con qualche spillo il cartamodello nel tessuto e continuare nella sua realizzazione, in modo tale che il cartamodello non si sposti, e questo lo puoi fare non solo con gli spilli ma anche con dei pesetti, quindi puoi utilizzare sia gli spilli che i pesetti, non è importante. Io preferisco sempre di utilizzare gli spilli, solo in certi casi, quando sto cucendo del cucito creativo, allora con piccoli pezzi utilizzo i pesetti, però io non mi trovo particolarmente bene con i pesetti, preferisco utilizzare il vecchio metodo degli spilli, sono un po' una sarta all'antica. Una volta che hai posizionato nella maniera più giusta il cartamodello nel tessuto, devi segnare i margini di cucitura e degli orli. Quindi con il gessetto da sarto, oppure puoi utilizzare anche un vecchio sapone che non usi più, questo è un trucco di sartoria, utilizzare il sapone, magari l'ultimo pezzo del sapone che poi hai utilizzato, e questo tipo di metodo ti permetterà di fare in modo che si possano vedere, diciamo, possa essere tracciato il cartamodello su tantissimi tessuti. Devi tener conto di 2 centimetri per i fianchi e l'interno delle gambe, 3 centimetri per l'orlo, alcune persone 4 centimetri, io 3, 1 centimetro per la vita sia del davanti che nella parte del dietro. In questo caso io sto confezionando un paio di pantaloni che non hanno cintura, ma che ho disegnato la cintura che avrà all'interno un elastico, quindi è una coulisse, direttamente nelle cartamodello, quindi non ho bisogno di disegnare o secondo momento cucire la cintura. Comunque 1 centimetro nel cavallo sia del dietro che del davanti del pantalone. Dopo che abbiamo segnato con il gesso tutte le cuciture degli orli, dei fianchi e via dicendo, va tagliato. Anche in questo caso ci sono 2 metodi. Il primo metodo è quello delle forbici, il classico metodo forbici, quindi con le forbici tagli appunto a livello delle cuciture, quindi dei margini di cucitura che ci siamo presi. Questo è il primo. Il secondo è utilizzare la rotella. A me piace, devo dire la verità, l'ho apprezzata con gli anni, però io non so perché riesco ad utilizzare meglio le forbici. E poi faccio una cosa che pochissime persone ormai fanno, cioè i punti molli. Lo so che li odiate, se non volete proprio farli, almeno fateli nelle zone più importanti, nelle zone più delicate. Però io faccio le marche, faccio i punti lenti, mi piacciono, mi rilassa, e poi mi rendo conto che il cartamodello poi, quando lo realizzerai, verrà veramente perfetto. Togliere il modello in carta, poi vengono separati i due
pezzi di tessuto che sono poi quello superiore e inferiore, e poi con le forbici devi tagliare i punti molli, questo se utilizzi i punti molli. Poi ci sono altri metodi che magari potremo vedere insieme in video successivi. Imbastitura. Per creare un pantalone, soprattutto o per te o per una tua cliente o una tua amica, io ti consiglio di imbastire i pantaloni prima di cucirli, in modo tale che possa essere effettuata la prima prova per vedere se c'è bisogno di modifiche del cartamodello. Sovrapporre ogni davanti al dietro e imbastire il fianco, imbastire l'interno della gamba e inserire le due gambe l'una dentro l'altra, facendo coincidere il cavallo e imbastire anche il cavallo, ok? Dopo la prova, quindi se il pantalone va benissimo e hai fatto tutte le modifiche che dovevi fare, allora puoi iniziare a cucirli. Questo io te lo consiglio la prima volta che tu stai provando un cartamodello. Se tu lo stesso cartamodello lo stai utilizzando con un tessuto diverso, comunque simile, ma non è elasticizzato, perché chiaramente c'è una differenza. Se tu utilizzi dei tessuti elasticizzato, dei tessuti fermi, chiaramente la confezione sarà ben diversa. Quindi quello che io ti consiglio è che la seconda volta che tu utilizzerai quello stesso cartamodello non c'è bisogno di fare la prova, ma direttamente passi alla confezione. Quindi cosa devi fare? Io faccio così: io prima passo tutto in taglia e cuci, cioè tutte le parti del fianco, dell'interno coscia e dell'interno coscia lo passo tutto in taglia e cuci, o puoi usare anche la macchina per cucire, chiaramente, se non hai a disposizione una taglia e cuci. Dopodiché assemblare nuovamente tutte le parti, o per la prima volta se il cartamodello ormai sei sicuro che ti stia benissimo, devi cucire i fianchi e l'interno della gamba. I margini vanno aperti, non sempre, dipende. Io non sempre i margini lascio aperti. Per quanto riguarda magari dei tessuti o dei pantaloni più sportivi, solitamente io cucio tutto insieme in taglia e cuci. Però se vuoi utilizzare un metodo super sartoriale, mi raccomando, devi cucire e poi aprire i margini di cucitura e stirarli. A questo punto puoi mettere le due gambe, quella a destra e quella a sinistra, una dentro l'altra, e cucire il cavallo, quindi rifinendolo poi in taglia e cuci. In questo caso io ti sconsiglio di cucirlo solo in taglia e cuci, perché il cavallo, essendo tondeggiante, la taglia e cuci non è perfetta da questo punto di vista, quindi io ti consiglio di cucire prima con la macchina per cucire e poi lo puoi rifinire con la taglia e cuci. Questo è un errore che io ho fatto una prova, perché bisogna anche fare le prove, non è che per forza bisogna seguire delle regole, magari inventi anche qualcosa di nuovo, però io in quel caso ho visto che non riesco a essere perfetta nella realizzazione. Se non hai la taglia e cuci lo puoi rifinire col punto overlock. Adesso dobbiamo confezionare la cintura. Siccome la cintura è già stata confezionata, è già stata realizzata, diciamo, nel cartamodello, dobbiamo semplicemente girare, dopo aver fatto tutte le cuciture, bisogna anche questa o rifinirla in taglia e cuci oppure con un punto overlock. Dopodiché la devi rigirare verso l'interno e cucirla, lasciando aperta una parte, magari la parte del dietro ti consiglio, in modo tale che tu in questo modo hai cucito una coulisse.
Con una spilla da baglia, dopo aver deciso quale, secondo le tue misure, la lunghezza dell'elastico, devi inserire l'elastico all'interno. Dopo che hai infilato l'elastico, puoi eventualmente anche misurare i pantaloni per vedere se ti vanno bene, se sono troppo magari larghi o troppo stretti. Insomma, prima controlla, dopodiché taglia l'elastico e devi cucire le due parti dell'elastico che hai inserito all'interno della cuisse. Io solitamente cucio l'elastico cucendo tutto intorno e poi all'interno cucio una X in modo tale che l'elastico sia ben fissato e non si possa aprire, e quindi mentre voi magari state facendo inchinate, track, magari l'elastico si spacca. Evitiamo queste situazioni. E la cucitura che rimane si può cucire in due modi, o con la macchina da cucire per cucire, oppure a mano. Io preferisco fare queste cose a mano perché comunque sono più pulite, sono più professionali, se vogliamo. Per cucire l'orlo devi rigirare per 2 volte l'orlo del pantalone. Ci sono vari modi comunque per fare l'orlo, dipende dal tessuto che stai utilizzando. Se stai utilizzando un tessuto molto elasticizzato, come può essere la maglina, te lo sconsiglio. È sempre meglio passarlo o in taglia e cuci oppure appunto overlock e poi girarlo e ribatterlo. Nel caso in cui invece stai cucendo un altro tipo di pantalone con un tessuto diverso, per esempio un cotone, a questo punto tu puoi fare in modo che lo rigiri una seconda volta, lo stiri in modo tale da appiattire tutta la cucitura e poi lo ribatti con la macchina per cucire. E qui solitamente viene ribattuta con una cucitura dritta, ma la nostra fantasia potrebbe portarci anche a utilizzare un punto decorativo se la tua macchina lo possiede. E qui possiamo sbizzarrirci veramente con la fantasia, oppure possiamo applicare anche una passamaneria. Insomma, qui possiamo fare quello che vogliamo e crearci il nostro guardaroba ed essere stiliste di noi stesse. Mi raccomando, per quanto riguarda l'orlo, vai a guardare se indossato il pantalone con quelle scarpe che tu pensi di indossarlo per la stragrande maggioranza dei casi, se eventualmente lo devi accorciare oppure allungare. Dopodiché i pantaloni sono stati cuciti alla perfezione. Fammi sapere nei commenti se hai dubbi, domande, perplessità e io nel mio piccolo cercherò di risponderti come meglio riesco e posso. Ti invito prima di tutto ad andare a iscriverti o comunque a vedere il corso di Marzia Pozzato, che è un corso di carta modello e confezione il più completo che puoi trovare nel web, e ti assicuro che è veramente ottimo. Tra l'altro puoi andare a mio nome e Marzia ti applicherà uno sconto super speciale solo per te che mi segui, quindi non farti scappare questa opportunità. Ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ma lasciami un commento, cuoricino se non hai voglia di iscrivere, un bel like e condividi il video con i tuoi social. Grazie, un bacione grande grande!